Tutti credono che a Waterloo io sia stato sconfitto dal duca di Wellington o dai prussiani. Mentono. Il mio vero nemico non portava una divisa, ma si attaccava agli stivali dei miei soldati e bloccava le mie belle figlie di bronzo nel fango. Oggi vi racconterò come una domenica di pioggia ha inghiottito il mio impero. Benvenuti su Sussurri dal fronte. Io sono Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi, o almeno lo sono ancora per qualche ora, mentre il sole fatica a bucare la coltre di nubi grigie che soffoca questo maledetto altopiano belga. Oggi vi racconterò la mia storia, quella che i libri chiameranno la fine di un'era, ma che per me, qui e ora, è solo fango, sangue e un dolore lancinante che mi divora le viscere. Siamo a Mont-Saint-Jean, a pochi chilometri a sud di Bruxelles. È il 18 giugno dell'anno del Signore 1815. Se chiudo gli occhi posso ancora sentire l'odore della terra inzuppata. Non è il profumo fertile dei campi pronti per il raccolto, no. È l'odore marcio della pioggia che ha flagellato l'armata per tutta la notte, trasformando la pianura in una palude impraticabile. Il fango. Il mio nemico più grande oggi non è Wellington, quel duca di ferro arroccato sulla collina di fronte a me. Non è nemmeno Blücher con i suoi prussiani che spero siano lontani, dispersi o inseguiti dal mio maresciallo Grouchy. Il mio nemico è questo fango grasso, pesante, che si attacca agli stivali dei miei granatieri e, cosa ben peggiore, blocca le ruote dei miei cannoni. La mia artiglieria, la mia prediletta, le mie belle figlie di bronzo che avrebbero dovuto cantare la vittoria fin dal mattino, sono mute. Ho dovuto aspettare. Ho dovuto attendere che il sole di mezzogiorno asciugasse il terreno, regalando al nemico ore preziose. Ore che io non possiedo. Sono seduto su una sedia da campo, vicino alla fattoria di Rossomme. Il dolore fisico è un compagno costante, un chiodo rovente piantato nel basso ventre. La storia dirà che ero stanco, che non ero più l'uomo di Austerlitz o di Jena. E forse hanno ragione. Ogni movimento mi costa uno sforzo immane. Salire a cavallo è una tortura che mi strappa smorfie che devo nascondere ai miei soldati. Loro mi guardano. Vedono il cappotto grigio, il cappello bicorno, la figura leggendaria che li ha portati dalle piramidi a Mosca. Non possono vedere l'uomo invecchiato, gonfio, malato, che stringe i denti per non urlare mentre le emorroidi e la cistite trasformano ogni secondo in un calvario. Ma devo essere l'imperatore. Devo essere il dio della guerra ancora una volta. Solo un'altra volta. Guardo l'orologio. È quasi l'1 del pomeriggio di questo 18 giugno 1815. Il silenzio è irreale, rotto solo dal nitrito di qualche cavallo nervoso e dal clangore metallico delle sciabole. Davanti a noi, a circa 1500 metri, la linea rossa degli inglesi è schierata sulla cresta di Mont-Saint-Jean. Wellington sa scegliere il terreno, devo riconoscerglielo. Ha nascosto i suoi uomini dietro il pendio, al riparo dal mio fuoco diretto. Ma io li spezzerò. Ho 72.000 uomini, lui ne ha poco meno, 68.000, e molti sono olandesi e belgi che hanno servito sotto le mie aquile fino a pochi mesi fa. Basterà un colpo deciso, una spallata violenta, e l'edificio crollerà. Ordino l'attacco. Non il colpo principale, non ancora. Mando mio fratello Girolamo verso il castello di Hougomont, sulla mia sinistra. Dovrebbe essere solo una diversione, un modo per costringere Wellington a spostare le sue riserve da quel lato, indebolendo il centro dove intendo colpire. Vedo le colonne francesi avanzare nel campo di Segale Alta, bagnata, che arriva alla vita degli uomini. Il rumore inizia. È un crepitio secco, poi diventa un ruggito. I moschetti inglesi sparano dalle mura del castello. I miei uomini cadono, ma avanzano. Vedo il fumo bianco alzarsi e mescolarsi con la nebbia umida che ancora aleggia sul terreno. Ma qualcosa non va. Girolamo si ostina. Invece di minacciare e basta, sta gettando intere brigate dentro quel tritacarne. Hougomont sta diventando una fornace che inghiotte i miei soldati, centinaia alla volta, senza che io riesca a distogliere l'attenzione di Wellington dal centro. Sento la frustrazione salire, acida come la bile che mi brucia lo stomaco. Perché i miei ordini vengono eseguiti con questa cieca ostinazione,
priva di genio. Dov'è l'eleganza di manovra di un tempo? Qui, in questo campo fangoso del Belgio, nel 1815, tutto sembra pesante, goffo, privo di quella scintilla divina che ci ha resi padroni d'Europa. E poi, finalmente, il terreno sembra abbastanza solido. Do l'ordine che attendo da ore. La grande batteria. 80 cannoni vengono portati avanti al centro dello schieramento. È uno spettacolo che in passato ha fatto tremare imperi. Vedo i serventi affaccendarsi intorno ai pezzi da 12 libbre. Il rombo è assordante quando aprono il fuoco tutti insieme. La terra trema sotto i miei piedi. Le vibrazioni risalgono lungo le gambe aumentando il mio disagio fisico. Ma è un dolore dolce, perché è il suono della potenza francese. Guardo attraverso il cannocchiale, aspettando di vedere le linee inglesi sventrate, i corpi volare in aria, i reggimenti disperdersi nel panico. Ma non accade. O meglio, non come dovrebbe. Guardo con orrore le palle di cannone colpire il terreno davanti agli inglesi e affondare. Invece di rimbalzare, di compiere quei terribili balzi mortali che falciano file intere di fanteria, i proiettili si piantano nel fango molle con un suono sordo, alzando solo spruzzi di terra nera. Il fango. Ancora questo maledetto fango belga. Sta assorbendo la mia ira. Sta proteggendo il nemico. Le mie ragazze di bronzo urlano, ma la terra soffoca la loro voce. Wellington, da dietro la sua cresta, deve star ringraziando il cielo per quella pioggia notturna. Sento una goccia di sudore freddo scendermi lungo la schiena, sotto l'uniforme pesante. Non è paura, non ancora. È la consapevolezza che il destino, quella forza che ho sempre piegato al mio volere, oggi è scivoloso, inafferrabile. Decido di lanciare il primo corpo d'armata. D'Erlon. Quasi 20.000 fanti. Si muovono in colonne massicce, troppo massicce forse, ma devono sfondare con il peso del numero. Li vedo marciare, tamburi che rullano, le grida di "Viva l'imperatore" che mi giungono come un'onda fisica. Salgono il pendio verso la linea inglese. Per un momento sembra che tutto vada come deve andare. I belgi e gli olandesi della prima linea di Wellington cedono, scappano. Vedo le giubbe blu dei miei soldati superare la cresta. Il cuore mi batte più forte, ignorando la stanchezza. Ecco, ci siamo. Bruxelles è a un passo. La gloria è a un passo. Ma poi il disastro. Dalla sinistra, improvvisi come demoni usciti dalla terra, appaiono i cavalieri inglesi. La cavalleria pesante di Somerset e Ponsonby, i famosi dragoni dell'Unione, gli Scots Greys sui loro cavalli grigi. Si abbattono sulla mia fanteria disordinata come falchi sui piccioni. Non c'è tempo per formare i quadrati difensivi. Sento le urla, anche da qui, anche attraverso il frastuono dei cannoni. Vedo le mie aquile, i simboli sacri dei reggimenti, vacillare e cadere. I miei uomini vengono travolti, sciabolati, calpestati. Quelle colonne trionfanti si trasformano in una massa di panico e sangue che rifluisce giù per il pendio. Stringo i pugni fino a farmi sbiancare le nocche. Maledizione. Maledizione a Ney. Maledizione a D'Erlon. Maledizione a questa giornata storta. Lancio la mia cavalleria, i corazzieri di Milhaud, per contrattaccare. È uno scontro di titani corazzati nel fango, acciaio contro acciaio. Riusciamo a respingere gli inglesi, a massacrare i loro dragoni che si erano spinti troppo oltre nella loro foga suicida, ma il danno è fatto. L'attacco principale è fallito. D'Erlon ha perso migliaia di uomini e soprattutto ha perso lo slancio. Il sole inizia a scendere, anche se non lo vedo chiaramente dietro le nuvole. Sono passate le 3 del pomeriggio. La battaglia è in stallo, un orribile stallo fatto di cadaveri accumulati nella valle tra le 2 creste. E il mio dolore aumenta. Ho bisogno di scendere da cavallo, di sedermi, ma non posso mostrare debolezza. Mi costringo a restare in sella, a scrutare l'orizzonte a est. Lì, verso i boschi di Chapelle-Saint-Lambert, c'è un movimento scuro in lontananza, una massa nera che esce dalla foresta. Il cuore ha un sussulto. Grouchy. È arrivato Grouchy. Se è lui ho vinto. Se è lui, prenderemo Wellington in una morsa d'acciaio.
e l'Europa sarà di nuovo mia stasera stessa. Prendo il cannocchiale con mano tremante. Non riesco a distinguere le bandiere, sono troppo lontani. Ma il colore delle divise sembrano scure, troppo scure per essere francesi. Un aiutante di campo mi si avvicina, il volto pallido. Mi porge un dispaccio catturato. È un ussaro prussiano che portava una lettera a Wellington. La apro. Le parole danzano davanti ai miei occhi stanchi. Non è Grouchy, è Bülow. È l'avanguardia dell'armata prussiana. Blücher non si è ritirato verso Liegi come pensavo. Il vecchio maresciallo prussiano, quel settantenne pieno di odio verso di me, ha marciato nel fango. Ha spinto i suoi uomini oltre i limiti umani per arrivare qui, per arrivare ora. Mi sento gelare. Ho gli inglesi di fronte, solidi come rocce, e ora ho i prussiani che stanno per piombarmi sul fianco destro. Siamo a metà pomeriggio di questo 18 giugno 1815 e per la prima volta sento il sapore metallico della sconfitta sulla lingua. Ma non posso cedere, non io. Sono Napoleone. Ho vinto battaglie in condizioni peggiori. Devo fare in fretta. Devo distruggere Wellington prima che i prussiani arrivino in forze. Mi volto verso il maresciallo Ney. Il rosso. Il prode dei prodi. Ha il volto coperto di polvere e sangue, gli occhi spiritati dalla frenesia della battaglia. Gli ordino di prendere la Haie Sainte, la fattoria al centro della valle. È la chiave. Se prendiamo quella, possiamo ancora sfondare il centro inglese. Ney parte al galoppo. Lo vedo radunare la cavalleria. Ma cosa fa? Guardo con incredulità. Non sta prendendo la fanteria. Sta radunando solo i cavalieri. Corazzieri, lancieri, cacciatori a cavallo. Una marea di uomini e bestie. 5.000. Forse 6.000 cavalieri. Sta per caricare i quadrati inglesi senza supporto di fanteria e senza artiglieria al seguito. È follia. È pura, magnifica, disperata follia. Vorrei urlare per fermarlo, ma è troppo tardi. La valanga è partita. La terra trema come mai prima d'ora sotto gli zoccoli di migliaia di cavalli lanciati alla carica. Vedo questa massa scintillante risalire il pendio fangoso. Gli inglesi formano i quadrati. Scacchiere di uomini in giubba rossa, irti di baionette. La mia cavalleria ci si infrange contro come onde su una scogliera. Girano attorno, cercano un varco, sparano con le pistole, colpiscono con le lance, ma i quadrati non si rompono. I cavalli rifiutano di gettarsi sulle punte d'acciaio e mentre i miei cavalieri girano a vuoto, l'artiglieria inglese li falcia a mitraglia. Vedo uomini e cavalli esplodere, smembrati. Vedo il fiore della gioventù francese, il meglio del mio esercito, consumarsi in cariche inutili, una dopo l'altra. Tornano indietro, si riorganizzano, caricano di nuovo. Per 10, 12 volte. È un massacro. Ed io sono qui, spettatore impotente di questo spreco di coraggio, con lo stomaco che si contorce e la consapevolezza che ogni cavaliere che cade è un minuto di vita in meno per il mio impero. Intanto sulla destra i prussiani hanno iniziato a premere. Plancenoit, il villaggio sul mio fianco, è sotto attacco. Devo mandare la giovane guardia a fermarli. Le mie riserve si stanno assottigliando. Tutto si sta assottigliando. Il tempo, le opzioni, la speranza. Mi resta solo una carta, l'ultima, la più preziosa. Guardo alle mie spalle, dove in impeccabile ordine, con i loro alti colbacchi di pelo d'orso e le uniformi blu scuro, attendono i veterani. La vecchia guardia. Gli immortali. Non sono mai stati sconfitti. Quando la guardia avanza, il nemico scappa. È una legge di natura. Li ho tenuti al riparo tutto il giorno. Loro sanno che quando li chiamerò, sarà per dare il colpo di grazia o per morire. Il sole è basso, filtrato dalle nubi come una luce morente in una cattedrale in rovina. Il fango è ora rosso, un impasto osceno di terra e sangue. Le urla dei feriti sono un coro costante che quasi copre il rombo dei cannoni. Mi volto verso i miei generali. I loro volti sono maschere di cera. Sanno tutti che ci stiamo giocando tutto in un unico lancio di dadi. E i dadi sono truccati dal destino. Fate avanzare la guardia, sussurro. La voce è roca,
ma l'ordine viene ripetuto, amplificato, urlato dagli ufficiali. La guardia al fuoco. Un brivido percorre l'intera armata. Anche i feriti che si trascinano nel fango alzano la testa. La guardia sta arrivando. Sento il rullo dei loro tamburi, il passo cadenzato, pesante, inesorabile. 1815. Sarà questo l'anno che vedrà la loro prima sconfitta? O riusciranno ancora una volta a compiere l'impossibile? Li guardo passare davanti a me, uomini con baffi grigi, volti segnati dalle cicatrici di 20 anni di guerre. Mi salutano con lo sguardo. «Vive l'Empereur!» gridano. Ma non è il grido gioioso di Austerlitz, è un urlo grave, solenne. Un addio. Li seguo con lo sguardo mentre scendono nella Valle della Morte, salendo verso l'altopiano dove Wellington, l'uomo che non sbaglia mai, li attende. Il mio cuore è con loro, marcia con loro in quegli stivali infangati. Se loro falliscono, l'Aquila cadrà per sempre, e mentre le prime file della guardia scompaiono nel fumo della battaglia che infuria sulla cresta, sento un'ondata di solitudine assoluta travolgermi. Sono l'uomo più potente d'Europa, eppure, in questo momento, sono solo un uomo malato che guarda i suoi figli andare a morire per un sogno che sta svanendo nella nebbia della sera. Il fumo acre della polvere da sparo mi riempie le narici, brucia la gola, si mescola al sapore bileo che mi risale dallo stomaco. Il mio corpo è un involucro pesante, una gabbia di dolore che mi tiene prigioniero proprio mentre il destino del mondo si decide a poche centinaia di metri da me. Sento un dolore lancinante al ventre, un fuoco liquido che mi costringe a piegarmi sulla sella, stringendo le redini con mani che tremano non di paura, ma di pura sofferenza fisica. La malattia mi divora da dentro, mentre il nemico cerca di divorarmi da fuori. Siamo ancora qui, inchiodati in questo maledetto avvallamento belga, in questo 18 giugno del 1815 che sembra non finire mai. Il sole, pallido e distante, sta iniziando la sua discesa, filtrando a malapena attraverso la coltre grigia che soffoca il campo di battaglia. Non riesco a stare fermo, eppure ogni movimento è un supplizio. Scendo da cavallo, i miei stivali affondano immediatamente nella melma. Questo fango, questo terribile fango che ci ha tradito fin dall'alba. Se la terra fosse stata asciutta, le mie artiglierie avrebbero potuto danzare, avrebbero potuto frantumare le linee inglesi ore fa. Invece, guardo le ruote dei cannoni da 12 libbre affondate fino al mozzo, immobili, simili a bestie da soma morte che rifiutano di avanzare. La terra grassa e bagnata delle Fiandre non fa rimbalzare le palle di cannone, le inghiotte. Ogni colpo che spariamo, invece di seminare morte tra le file di Wellington, si spegne con un tonfo sordo, soffocato dalla mota. È come se la natura stessa avesse scelto di schierarsi contro di me, contro la Francia. Alzo il cannocchiale, ignorando le fitte che mi attraversano la schiena. L'occhio mi brucia per lo sforzo. Là, sulla cresta del Mont Saint-Jean, vedo le mie colonne, i miei immortali. I battaglioni della media e della vecchia guardia stanno marciando. Vedo i colbacchi di pelo d'orso ondeggiare come un mare nero che sfida la tempesta. Avanzano con una disciplina che gela il sangue, ignorando la mitraglia che apre vuoti spaventosi nei loro ranghi. Ogni volta che un uomo cade, un altro prende il suo posto, chiudendo la linea, senza un lamento, senza un passo falso. Sono l'incarnazione della guerra perfetta. Per un istante, un solo istante, il dolore fisico svanisce, sostituito da un orgoglio così feroce da farmi mancare il respiro. Loro credono in me. Credono che io abbia ancora un asso nella manica. Credono che l'aquila possa ancora spiegare le ali e oscurare il sole. Ma io so, mentre mi asciugo il sudore freddo dalla fronte, che questa è l'ultima carta. Non c'è nulla dietro di loro. Se la guardia fallisce, non c'è domani. Il rombo è assordante. È un tuono continuo, un martellare di metallo su carne e terra. Ma attraverso il frastuono percepisco un cambiamento nel ritmo della battaglia. Qualcosa non va. Osservo con orrore crescente le linee inglesi. Fino a un attimo fa sembravano deserte, il crinale spoglio. Wellington, quella volpe maledetta, ha fatto stendere i suoi uomini nell'erba alta, dietro il pendio, al riparo dal nostro fuoco. E ora
Proprio mentre la mia guardia arriva a pochi passi dalla vittoria, vedo il terreno eruttare rosso. Migliaia di giubbe rosse si alzano all'improvviso, come spettri evocati dalla terra stessa. Una muraglia di fuoco si accende davanti ai miei veterani. Il fumo avvolge tutto. Non vedo più nulla per secondi che sembrano secoli. Attendo. Il mio cuore batte contro le costole come un uccello impazzito. Attendo il grido di trionfo. Attendo di vedere la linea rossa spezzarsi. Invece, sento un suono che non avevo mai udito in 20 anni di campagne, dal deserto d'Egitto alle nevi di Russia. È un gemito collettivo, un sussulto che percorre l'intera armata come una scossa elettrica. Poi, le parole che segnano la fine di un'era, urlate da 1000 gole strozzate dal panico. La garde recule! La garde recule! La guardia indietreggia. Mi appoggio all'affusto di un cannone, le gambe che mi cedono. Non è possibile. La guardia muore, ma non si arrende e soprattutto non indietreggia, mai. Eppure, il mio cannocchiale non mente. Vedo i colbacchi arretrare, vedo la coesione sgretolarsi sotto un fuoco di moschetteria così denso da sembrare grandine solida. Quegli uomini, che hanno marciato attraverso l'Europa come giganti, ora inciampano, cadono, esitano. E in quella esitazione vedo il crollo del mio impero. Se i migliori tra i migliori possono essere sconfitti, che speranza ha il resto dell'esercito? Che speranza ha il giovane coscritto, che guarda ai veterani come a divinità invincibili? Il contagio è immediato. Vedo la paura propagarsi come un incendio in una foresta secca. Le divisioni di linea, esauste dopo ore di combattimenti inconcludenti intorno alla fattoria di La Haye-Sainte, vedono i loro idoli vacillare. Il morale si spezza con un rumore quasi udibile. Sauve qui peut, si salvi chi può. È il grido del disastro. Uomini gettano i moschetti, cavalieri girano le briglie. La coesione, quella sacra disciplina che ha reso la grande armée la macchina da guerra più temuta della storia, evapora nella nebbia della sera. E poi, come avvoltoi che calano sulla carogna, arrivano loro. Non è Grucci. Ho sperato fino all'ultimo secondo. Ho pregato un Dio in cui forse non credo più, affinché quelle colonne di polvere all'orizzonte fossero i rinforzi francesi. Ma il destino ha un senso dell'ironia crudele. Da est, dai boschi che si scuriscono con il crepuscolo, emergono le uniformi scure, non blu, ma nere. I prussiani, Blücher, quel vecchio diavolo ottuagenario pieno di odio e di vodka, è arrivato per piantare l'ultimo chiodo nella mia bara. Zieten sfonda la nostra ala destra. È il collasso totale. Siamo presi in una morsa d'acciaio, gli inglesi di fronte, rianimati dal nostro fallimento, e i prussiani sul fianco, freschi e assetati di vendetta. Risalgo a cavallo con uno sforzo che mi strappa un grugnito di dolore. Il mio stato maggiore mi guarda con occhi sbarrati, in attesa di un ordine che possa salvare l'impossibile. Ma non ci sono ordini da dare al caos. Tutto intorno a me è una fiumana di uomini che fuggono, calpestando i feriti, abbandonando le bandiere. Il fango, sempre quel maledetto fango, rallenta la fuga, trasformando la ritirata in un massacro. Vedo cavalieri prussiani, gli ulani con le loro lunghe lance, infilzare i ritardatari come si fa con i cinghiali. Le urla dei morenti coprono persino il rombo dei cannoni. Devo morire qui. Il pensiero è lucido, freddo, quasi confortante. Non posso tornare a Parigi sconfitto, non di nuovo. Non posso affrontare i politici, i traditori, lo sguardo del mio popolo che ho deluso. Sarebbe meglio finire qui, tra i miei soldati. Sprono il cavallo verso il centro della mischia, verso uno dei quadrati della guardia che ancora resiste. Sono isole di granito in un mare in tempesta. Cambronne e i suoi uomini sono lì, circondati da ogni lato, rifiutando di cedere anche di un passo. Voglio entrare in quel quadrato. Voglio stare spalla a spalla con loro. Voglio che una palla inglese o una sciabola prussiana mi trovi e metta fine a questo tormento, a questo dolore allo stomaco, a questa vergogna bruciante. Sire, non potete restare qui! Le mani del maresciallo Soult afferrano le redini del mio cavallo. La sua faccia è sporca di polvere da sparo. I suoi occhi sono pieni di lacrime. Il nemico è ovunque, sire. Dovete mettervi in salvo.
La Francia ha bisogno di voi. La Francia. La Francia sta morendo qui, in questo campo di patate e segale calpestata. Ma Soult ha ragione, o forse ha torto. Non importa. La morte mi rifiuta. Le pallottole fischiano intorno alle mie orecchie come vespe rabbiose, colpiscono gli uomini alla mia destra e alla mia sinistra, ma non me. Sono condannato a vivere, condannato a sopravvivere alla mia leggenda. Con un senso di nausea che non ha nulla a che fare con la mia malattia, giro il cavallo. Volto le spalle ai miei figli che muoiono, volto le spalle all'aquila che cade nel fango. La ritirata è un girone infernale. La strada per Genappe è intasata. Carri rovesciati, cannoni abbandonati, cavalli sventrati che scalciano nell'agonia. La luce del giorno è quasi svanita, sostituita da un crepuscolo lugubre e poi dal buio della notte, rotto solo dai bagliori degli incendi e dalle scariche di fucileria dei prussiani che ci inseguono senza pietà. Il chiaro di luna illumina scene da incubo. Vedo un generale, un uomo che ha combattuto con onore per 20 anni, piangere come un bambino seduto sul bordo della strada, la divisa a brandelli. Vedo soldati saccheggiare i carri dei propri ufficiali nella disperazione della fuga. Il dolore fisico è diventato un ronzio di sottofondo, superato dall'angoscia spirituale. Ogni passo che mi allontana da Waterloo è un passo verso l'esilio, verso la gabbia, verso il nulla. Ricordo le glorie passate, le piramidi che ci guardavano, il sole di Austerlitz che sorgeva dalla nebbia, le folle di Vienna e Berlino, tutto cancellato, tutto ridotto a questo, una corsa nel fango, braccato come un criminale comune. Mi fermo per un istante, nonostante le urla della mia scorta che mi implora di proseguire. Guardo indietro, verso nord. L'orizzonte è rosso, le fattorie bruciano. Lì, in quella valle oscura, giace la grande armée. Giace il sogno di un'Europa unita sotto la mia legge. Sento il peso di migliaia di fantasmi che si sollevano dalla terra insanguinata. Mi chiedo se mi perdoneranno mai. Mi chiedo se la storia scriverà che ho combattuto fino alla fine o che sono fuggito lasciandoli soli. Ma non c'è tempo per la storia adesso. C'è solo il ritmo frenetico degli zoccoli sul selciato, il respiro affannoso del mio cavallo e la certezza assoluta, pesante come una pietra tombale, che il mondo è cambiato per sempre. Il 1815 non è l'anno della vittoria, è l'anno del tramonto. E io sono solo un uomo stanco, malato, che cavalca nella notte lasciandosi alle spalle le ceneri di un impero. La notte si chiude su di me come un sudario di piombo. Non sono più sul cavallo. Il mio corpo non riusciva più a sostenere il ritmo infernale del galoppo, non con questo dolore che mi divora le viscere. Sono stato trascinato dentro la mia carrozza, un lusso che ora sembra una bara di velluto e legno. Siamo oltre Genappe, o forse l'abbiamo appena superata, non lo so più. So solo che il caos regna sovrano. Sento le urla dei miei soldati, quegli stessi uomini che ore fa gridavano vive all'imperatore e che ora bestemmiano il mio nome e quello di Dio, mentre si calpestano a vicenda per sfuggire alle lame prussiane. Il panico ha un odore specifico, acido, più pungente della polvere da sparo. È l'odore dell'umanità che perde la sua forma e torna a essere bestia braccata. Mi tengo il ventre con entrambe le mani. Il dolore fisico è lancinante, un fuoco liquido che si mescola alla vergogna. Dicono che un condottiero non dovrebbe sentire il corpo, ma io stasera sono solo carne malata. Chiudo gli occhi e il buio non porta sollievo, perché nel buio rivedo tutto. Rivedo l'errore fatale di questa mattina, di questo maledetto 18 giugno 1815. Il fango. È stato il fango a sconfiggermi, prima ancora di Wellington, prima ancora di Blücher. Rivedo i miei cannoni, le mie belle figlie di bronzo, affondare fino al mozzo nella terra zuppa di pioggia. Volevo iniziare l'attacco alle 9 del mattino. Alle 9! Se avessi scatenato l'inferno a quell'ora, gli inglesi sarebbero stati spazzati via prima di mezzogiorno. Ma la terra non voleva. La terra del Belgio, grassa e pesante, si è incollata alle ruote, ha risucchiato gli stivali,
ha rallentato il tempo. Ho dovuto aspettare che il sole asciugasse il campo. E in quelle ore preziose, in quel ritardo mortale, il destino dell'Europa si è capovolto. Ho atteso, guardando il cielo grigio, mentre il mio impero scivolava via nel pantano. La carrozza sobbalza violentemente. Qualcuno urla che i prussiani sono a meno di 1 miglio. Non mi importa. La mia mente è ancora là, sulla piana di Mont Saint-Jean. E vedo l'immagine che mi perseguiterà finché avrò respiro. L'immagine che vale più di 1000 sconfitte. La vecchia guardia, i miei orsi, i miei immortali. Li vedo avanzare nel crepuscolo, con quella calma terribile che solo i veterani di 20 campagne possiedono. Non avevano paura. Camminavano verso la morte come si cammina verso un amante, con passo misurato, i colletti alti, i colbacchi di pelo d'orso che li rendevano giganti nella nebbia dei fumi. Ho ordinato loro di sfondare il centro inglese. Era l'ultima carta, l'ultimo gettone di una scommessa folle. E li ho visti. Dio, li ho visti. Ho visto il fuoco nemico aprirsi su di loro come una falce su un campo di grano maturo. Non si sono piegati. Non hanno indietreggiato. Si sono chiusi a riccio, riformando i ranghi mentre i compagni cadevano a pezzi accanto a loro, dilaniati dalla mitraglia. Ho sentito il suono dei proiettili che impattavano sulla carne viva, un suono bagnato, osceno, coperto solo dal rullo incessante dei tamburi. E poi, l'impensabile. La guardia indietreggia. Quelle parole, urlate da qualche coscritto terrorizzato, hanno gelato il sangue nelle vene di 50.000 uomini. La guardia muore ma non si arrende. Cambronne lo ha urlato, o forse lo ha solo pensato. Ma io ho visto i quadrati sciogliersi sotto il peso dei numeri. Ho visto i miei soldati migliori, quelli che mi hanno seguito dalle piramidi d'Egitto alle nevi di Russia, morire nel fango per coprire la mia ritirata. Sono morti per darmi questi minuti di vita miserabile dentro una carrozza in fuga verso Parigi. Ogni scossone delle ruote sui sassi è un insulto al loro sacrificio. Il dolore allo stomaco mi piega in due. Gemito. Non sono un semidio. Non sono il nuovo Alessandro. Sono un uomo di 46 anni, stanco, gonfio, consumato dalla malattia e dall'ambizione. Guardo fuori dal finestrino appannato dal mio stesso respiro. È notte fonda. I villaggi che attraversiamo sono chiusi, sprangati. La Francia dorme o si nasconde, ignara che il suo padrone sta passando come un ladro nella notte. Arriverò a Parigi e cosa troverò? Non i fiori. Non le folle deliranti che mi accolsero al ritorno dall'Elba solo 3 mesi fa. Troverò i politici. Troverò Fouché e Talleyrand, quegli sciacalli in abiti di seta, pronti a vendermi al miglior offerente per salvare le loro posizioni. Sento già il sapore metallico del tradimento sulla lingua. Loro non capiscono che senza di me la Francia tornerà a essere piccola, un regno obeso e soddisfatto sotto un Borbone imposto dalle baionette straniere. Io ero la grandezza. Io ero la spada della rivoluzione. E ora sono solo un fuggitivo che perde sangue e dignità. Siamo a Philippeville. La carrozza si ferma. Devo scendere. Devo cambiare mezzo. Devo mostrare la faccia. Mi raddrizzo. Aggiusto la mia redingote grigia. Cerco il mio cappello. Esco nell'aria fredda della notte. Alcuni soldati mi riconoscono. Si fermano, sporchi di fuliggine e sangue secco. Nei loro occhi non c'è più adorazione. C'è pietà. O peggio, c'è accusa. Perché sei vivo, sire? Sembrano chiedermi. Perché non sei morto con Ney? Perché non hai caricato a cavallo dentro un quadrato inglese per finire la storia con una spada nel petto? Non ho risposte per loro. Salgo su un calesse più anonimo. La fuga continua. Ogni miglio che mi separa da Waterloo è un miglio che mi avvicina alla fine di tutto. Il sogno dei 100 giorni è svanito come fumo al vento. I giorni che seguono sono una nebbia confusa. L'arrivo a Parigi all'alba del 21 giugno. L'Eliseo. Le stanze sono silenziose, troppo grandi. Mi siedo alla mia scrivania, la stessa dove ho ridisegnato la mappa d'Europa. Ora non riesco nemmeno a ridisegnare il mio destino. Chiedo soldati, chiedo armi, chiedo di levare in massa la nazione come nel 92.
Ma la Camera dei Deputati mi volta le spalle. Lafayette mi accusa. Vogliono la mia abdicazione. Ancora. Come a Fontainebleau l'anno scorso. Ma questa volta è diverso. Questa volta non c'è speranza di ritorno. Questa volta l'aquila ha le ali spezzate. Prendo la penna. La mano trema leggermente, non per paura, ma per l'esaurimento nervoso che mi divora. Scrivo. La mia vita politica finisce qui. Offro mio figlio, il re di Roma, come successore, ma so che è una farsa. I vincitori non accetteranno mai il sangue dei Bonaparte sul trono. Scrivo la parola fine su 20 anni di guerra e gloria, e poi la strada verso l'oceano. Rochefort. L'Atlantico si stende davanti a me, grigio e infinito come la mia malinconia. Le navi inglesi bloccano il porto. Il Bellerophon attende al largo, una fortezza galleggiante di legno e cannoni. Ho sperato di fuggire in America, di diventare un semplice cittadino, forse uno scienziato, di studiare la flora del nuovo mondo. Ma l'Europa non mi lascerà andare. L'Europa ha paura di me anche ora che sono disarmato. Devo consegnarmi. Devo affidarmi all'onore dei miei nemici più acerrimi. È l'ironia suprema. L'uomo che voleva distruggere l'Inghilterra finirà i suoi giorni come suo ospite. O suo prigioniero. Salgo sulla scialuppa che mi porterà alla nave britannica. Il mare è agitato. Guardo la costa francese che si allontana. È l'ultima volta. Lo sento nelle ossa, lo sento in quel dolore sordo che non mi abbandona mai. Addio, Francia. Ti ho amata con una passione furiosa, ti ho violentata con la mia ambizione, ti ho innalzata sopra tutte le nazioni, e ora ti lascio in ginocchio, occupata, umiliata. Sono stato il tuo salvatore o il tuo carnefice? Forse entrambi. La storia discuterà di me per secoli. Scriveranno migliaia di libri, analizzeranno ogni mia mossa a Austerlitz, ogni mio errore a Waterloo. Ma nessuno saprà mai cosa si prova a essere Napoleone in questo momento. Nessuno saprà il peso schiacciante del silenzio che segue il boato del cannone. Salgo a bordo del Bellerophon. Gli ufficiali inglesi mi salutano con rispetto, ma è il rispetto che si deve a una belva in gabbia, a un leone catturato che non può più mordere. Mi mostrano la mia cabina. È piccola. Lo spazio si restringe. Dalle sale di Versailles a questa scatola di legno, e presto, lo so, a uno scoglio sperduto in mezzo all'oceano. Sant'Elena. Il nome non è stato pronunciato, ma aleggia nell'aria salmastra. Una prigione di roccia vulcanica battuta dai venti. Lì non ci sarà la vecchia guardia a morire per me. Lì ci saranno solo i ricordi, fantasmi con le uniformi lacere che verranno a trovarmi nelle notti insonni. Mi appoggio al parapetto della nave. Il sole sta tramontando a occidente, tingendo l'acqua di rosso, lo stesso rosso del sangue che ha inondato la vallata di Waterloo. Il dolore fisico si è attenuato, lasciando il posto a un vuoto immenso, freddo, assoluto. Non sono più l'imperatore, non sono più il generale. Sono solo un uomo solo davanti all'eternità del mare. Tutto è finito. Il mondo continuerà a girare. I re torneranno sui loro troni. I mercanti torneranno ai loro affari. Il grano crescerà alto sui campi di battaglia, nutrito dai corpi dei miei soldati. E io? Io diventerò leggenda. E la leggenda è solo una bugia che la gente ha deciso di non dimenticare. Chiudo gli occhi e ascolto il rumore delle onde. Non ci sono più tamburi, non ci sono più trombe, solo il mare e il silenzio.